Alzi la mano chi si è fucilato 500.000 crediti su Gran Turismo 2 per prendersi la leggendaria Toyota GT1. Esatto, se nel 2000 avevi la PlayStation era impossibile non cedere alla tentazione di mettersi in garage un autentico missile su ruote. Un missile su ruote realizzato anche in versione stradale. Ti dirai, ma come stradale? Sta roba poteva girare indisturbata per strada? Altro che. Andiamo con ordine. La Toyota GT1, conosciuta anche come TS020, è una vettura da competizione sviluppata per la classe FIA GT1, seguendo infatti le regole delle Gran Turismo. E anche qui ti dirai, ma come le Gran Turismo, quelle sono derivate di serie? Giusto! La classe GT1 del 1998 consentiva l'uso di vetture stradali con pesanti modifiche, ma dalla stradale si doveva partire. Degli esempi sono le Ferrari F40 GTE, la 575 GTC o la Diablo SVR, supercar in modalità possessione demoniaca. E qui casca l'asino, in Toyota volevano fare i furbi, sviluppare una monoposto per le gare di durata e spacciarla per derivata stradale, sfruttando la poca chiarezza e precisione del regolamento, e ce la fecero. Assemblarono a Colonia presso il Toyota Team Europe un solo esemplare stradale, togliendo volume e serbatoio per convertirlo in un vano portabagagli. I commissari tecnici dell'ACO dovettero accettare questa colossale furberia e dare il benestare all'inserimento della GT1 nella classe GT1. L'intenzione di portarla sulla griglia di partenza della 24 ore di Le Mans si era concretizzata, il regolamento era stato violentato ed ora toccava far parlare la pista. Questa bellezza è tecnicamente spettacolare. Progettata dal padre della Peugeot 905, André de Cortans, dispone di un telaio monoscocca in fibra di carbonio con inserimenti in alluminio nido d'Ape, un gruppo motore cambio portante e carrozzeria interamente in materiale composito, proprio quello che si trova facilmente per strada. A spingerla un 3006 V8 biturbo già equipaggiato sulle Sport Prototipo Gruppo C, il territorio di caccia delle Mercedes Sauber C11 o Mazda 787B, giusto per intenderci. Era infatti limitata da flange poste sui collettori d'aspirazione per ridurre l'aria assimilata e fermare la potenza a 600 cavalli, nonostante in molti asserissero ad almeno 100 cavalli in più. Insomma, sta diavoleria era una continua violazione ad ogni singola regola, e noi l'amiamo soprattutto per questo. A condire il tutto dei cerchi speedline in magnesio, un cambio sequenziale a 6 rapporti, sospensioni pushroad, impianto frenante AP Racing con dischi carboceramici e peso totale fermo a 900 kg. Nonostante le bugie raccontate a chiunque e la bontà del progetto, le 3 GT1 schierate non raccolsero la gloria sperata. La numero 29 spaccò il cambio mentre era in testa e, dovendolo sostituire, sfilò nelle retrovie. La numero 28 ebbe problemi ai freni ed uscì di pista durante la notte, ritirandosi. Sempre la 29, nonostante avesse recuperato e guidasse la corsa con 45 secondi di vantaggio sulle Porsche, si fermò improvvisamente alla curva Arnage, sempre per rogne al cambio, ritirandosi definitivamente. L'unica sopravvissuta, la numero 27, concluse nona a 25 giri dalla vincitrice, la Porsche 911 GT1 98, un disastro. L'anno successivo il regolamento divenne più chiaro, evidenziando quanto poco c'entrasse la GT1 nella classe GT1, spostandola nella più consona GTP. Qui si ritrovò a gareggiare con le Sport Prototipo migliori al mondo, nel momento storico forse più alto per la 24 ore, dove tantissime case costruttrici si contendevano la vittoria. In prova la GT1 tocca i 351 all'ora, ottenendo la pole e migliorando i tempi dell'anno precedente di ben 6 secondi. Tutto sembrava filare liscio, ma si sa, la gara è sempre un'incognita. Infatti, la vettura guidata da Martin Brundle fora e si schianta prima della chicane del rettilineo. La numero 2 di Thierry Boutsen si insabbia e termina anch'essa la corsa. Rimase in gara la numero 3 dell'equipaggio tutto nipponico capitanato da Okio Katayama. Fu una battaglia senza esclusione di colpi con la BMW V12 LMR. La rimonta era a un passo, così il muretto Toyota decise di ridurre la frequenza dei cambi gomme. Ne conseguì un'usura eccessiva, con una foratura spaventosa ad oltre 300 km/h. Dopo l'enorme spavento e la sosta per rimettere insieme i pezzi, la GT1 concluse seconda assoluta e prima di categoria. La BMW infatti era una LMP, portando a casa la tanto attesa vittoria.
Tornata a Colonia venne esaminata per capire la causa delle troppe forature e si scoprì che la conformazione aerodinamica della coda creava un effetto risucchio fortissimo, mandando i detriti in pista direttamente sugli pneumatici posteriori. Con i cambi dei regolamenti e lo sviluppo di nuove tecnologie, la Toyota GT1 corse la sua ultima gara nel novembre del 99 alla 1000 km di Fuji, chiudendo seconda dietro la Nissan R391. Finì per essere la vettura laboratorio per il futuro ingresso in Formula 1, ospitando il V10 che avrebbe poi debuttato nel 2002. E quell'esemplare omologato stradale non fu mai messo in vendita e dopo le verifiche tecniche fu trasferito in un museo Toyota.